Ciao, eccoci di nuovo su Bookgate Magic, siamo di nuovo siamo qui per un altro racconto. Stavolta sarà un piccolo brano preso dal mio secondo romanzo, quello che ho pubblicato che trovate su Amazon, trovate il link qui sotto. Intanto vi chiedo gentilmente, per sostenere il mio canale, di mettere un like, di iscrivervi. Vi costano 2 minuti di tempo, 2 secondi di tempo, ma per me significa tanto. E niente, allora adesso passeremo a un piccolo brano, l'inizio, in realtà è l'inizio del romanzo, che crea già un po' l'atmosfera poi di quello che si svolgerà, un romanzo molto con tanti colpi di scena, però tanto per darvi un po' un piccolo assaggio di Tiguaron, questo è il titolo del romanzo. Quindi, buon ascolto! Primo capitolo. Rubet, fiaccola di fuoco. L'aria umida e calda smorzava ogni suono. Amanda si concentrava sulla respirazione cercando di rilassarsi secondo le istruzioni della levatrice. La donna era piuttosto giovane e solo il camice bianco la identificava per il suo ruolo in quella stanza. Teneva una mano appoggiata al ventre gonfio, sorridendo pacatamente continuava a tranquillizzarla. Il bambino stava facendo la sua parte. Mancava poco per poterlo finalmente dare alla luce. L'ambiente era rischiarato solamente dal fuoco del camino, come aveva preteso l'anziana fattucchiera. Era presente anche lei, in un angolo. La vecchia faccia raggrinzita non perdeva neanche un movimento della sua rivale venuta dalla città. I suoi minuscoli occhietti depredavano la levatrice della sua esperienza e la partoriente della giusta dose di serenità. Tra i guizzi aranciati dei riflessi delle fiamme, Amanda girò il volto sudato verso il marito. Lui le strinse dolcemente la mano, tenendosi al margine, oltre la testata del letto che avevano appositamente allontanato dal muro. Su questo sia la levatrice che la fattucchiera erano state concordi. Meno l'uomo intralciava, meglio era. Ovviamente la vecchia Cora avrebbe fatto completamente a meno della sua presenza durante il parto. Ma i tempi erano cambiati e pareva ormai di moda che anche gli uomini si infiltrassero in quell'esperienza prettamente femminile. Brutti tempi. Fino alla generazione precedente, i figli del clan dominante li aveva portati alla luce tutti lei. Ma adesso le mogli pretendevano gli agi della città e visto che gli ospedali non accettavano volentieri donne dei clan nelle loro corsie, il governo aveva istituito servizi a domicilio per levatrici e puericultrici. Piano piano, Cora vedeva il suo potere sfumare senza che riuscisse a porvi rimedio. Nonostante quanto credevano i più anziani, lei non era in grado di lanciare maledizioni o fare fatture di morte. Quelle erano baggianate per soggiogare i deboli. Aveva tentato talvolta di stringere un cordone ombelicale attorno al collo del neonato o di coprirgli la bocca con un panno, ma per non insospettire tutto quel pubblico che le levatrici si trascinavano dietro, non era mai riuscita nel suo intento. Un neonato morto non sarebbe stata una buona pubblicità per le levatrici di città. Tuttavia non c'era stato nulla da fare e così, senza vittime, le madri si erano sentite sempre più sicure con queste sconosciute che incontravano una volta ogni tanto e non sapevano niente del grande popolo dei clan. Il risultato era che quasi più nessuna si affidava a Cora per far nascere il proprio bambino. Ma lei non aveva comunque mai perso un parto e così i suoi occhietti scuri avevano spiato il primo vagito di ogni nascituro che si affacciava alla vita in quella terra. Il suo potere continuava ad esercitarlo in altre forme. Aveva concesso che le levatrici mettessero delle goccine nella bocca del bambino appena nasceva. Aveva lasciato che la sua presenza si accontentasse di un angolino in disparte per tutto il travaglio. Ma quando il primo pianto del neonato infrangeva la scena, erano le sue mani rattrappite ad insinuarsi attorno al corpicino e quasi lo strappava la levatrice che aveva seguito il parto fino a quel momento. Di lì in avanti la straniera di città veniva respinta indietro alla sua terra lontana e artificiale.
Ecco, questo era un piccolo assaggio, era l'inizio di Tiguaron, quando è proprio l'inizio della vicenda. È un romanzo, verrebbe definito fantasy, ma in realtà non ci sono né draghi né cavalieri. Però è un mondo, diciamo, si svolge tutto in un mondo parallelo al nostro, molto molto simile ma non uguale. Spero che vi sia piaciuto, non vedo l'ora di ritrovarvi per il prossimo video. Intanto, se volete sostenere il canale per altri racconti e per proporre altre cose che desiderereste sentirvi raccontare, iscrivetevi, mettete un like e se vi è piaciuto il romanzo, quello che avete sentito, potete trovare il link qua sotto per potervelo leggere. E allora, a presto! Saluti da Bookgate Magic!